Ciao, vediamo come realizzare una lettera 3D come questa con le funzioni messe a disposizione da Adobe Illustrator. Dopo aver creato il nostro file, selezioniamo lo strumento testo, dopodiché, in questo caso particolare, selezioneremo un font molto netto, gratuito, come archivio Black Regular. Diamo una certa dimensione, dopodiché, una volta inserito il nostro testo, andiamo a scrivere la nostra lettera, per esempio potrebbe essere la K. Dopodiché possiamo eventualmente andare a fare una copia di questo livello, quindi apriamo il pannello livelli, dopodiché andiamo a trascinare sull'iconcina crea un nuovo livello, andiamo a nascondere il primo livello originale. A questo punto ci spostiamo col tasto destro sul testo e andiamo a tracciarlo, quindi a renderlo vettoriale. Clicchiamo su Crea contorno. Ora, se con la scorciatoia della tastiera A attiviamo la freccia della selezione diretta, vediamo come la lettera adesso non è più editabile come testo, ma è diventata un tracciato grazie ai suoi punti di ancoraggio che vediamo tutto attorno e all'interno. Possiamo eventualmente andare a fare una modifica dello stile di questa lettera. Ad esempio, possiamo rendere tutti gli angoli arrotondati. Possiamo anche andare a questo punto dal pannellino dinamico nella parte alta e nel campo della voce angoli andare a dare un valore di 4, chiaramente molto fa la dimensione di partenza. In questo caso io sono partito da una dimensione di 90 punti per quanto riguarda il testo editabile. Volendo posso andare eventualmente a rifinire alcune parti semplicemente muovendomi attraverso lo strumento dell'angolo esterno, come sto facendo in questo momento. Infine posso andare ad agire sui singoli punti, come in questo caso, oppure lasciare le cose come stanno. Quando sono soddisfatto del mio risultato andrò sul pannello Effetto, 3D e materiali e gonfia. Si aprirà questo pannellino che è il classico pannellino 3D e materiali che è stato arricchito con questa versione di Illustrator. Vediamo subito nella parte alta 3 voci oggetto, materiale e illuminazione, dove per oggetto chiaramente abbiamo a disposizione 4 modalità di 3D: piano, estrusione, rivoluzione, che è appunto gonfia, che utilizzeremo in questo tutorial. Da qui in giù abbiamo la possibilità di andare a parametrare tutta una serie di valori, ad esempio la profondità, andando a aumentare appunto questo valore e quindi aumentare quindi lo spessore in profondità, la torsione, se dobbiamo andare eventualmente a modificare questo valore, ma prima di ogni cosa andiamo a stabilire quale deve essere la prospettiva. In questo caso potremo lasciare la prospettiva davanti, quindi avremo un 3D che visualizzeremo prima di tutto dal lato frontale. Poi possiamo andare eventualmente a modificare questi altri valori come la concità, il volume, eventualmente decidere se il valore tridimensionale deve essere gonfio su entrambi i lati, e qui in basso appunto, come possiamo vedere, la prospettiva. Nella sezione immediatamente successiva vediamo appunto la finestra dedicata alla rotazione. Dopo aver stabilito che il valore tridimensionale lo applicheremo in prospettiva frontale, possiamo andare eventualmente a creare delle prospettive personalizzate muovendo la lettera sull'asse orizzontale oppure sull'asse verticale, quindi Y, oppure sull'asse della profondità, cioè Z. Questo chiaramente è a nostra totale discrezione, dipende fondamentalmente da quello che è il nostro obiettivo. Possiamo eventualmente effettuare delle azioni rapide espandendo l'oggetto come wireframe, quindi solo come progetto costituito solo da bordi e quindi dal contorno, oppure direttamente esportarlo come oggetto 3D attraverso un'azione rapida. Ma noi non abbiamo finito, chiaramente ci spostiamo di nuovo nella parte alta dove c'è il menu e clicchiamo su materiali. Qui abbiamo a disposizione appunto 2 voci, materiali e grafica, dove grafica ci permette di andare a costruire delle facce come simboli su ognuno dei lati del 3D, oppure materiali, possiamo andare a decidere quale materiale utilizzare per andare a riempire e a popolare tutte le varie facce della nostra lettera tridimensionale. Illustrator ci mette a disposizione una serie di materiali partendo da quelli di base per continuare fino a quelli presenti per esempio nella sezione Adobe Substance, e qui ne abbiamo di diversi tipi. Ognuno di questi materiali, una volta selezionato, è completamente personalizzabile grazie alle proprietà che vediamo nella parte bassa. Ad esempio andiamo a selezionare vernice marmo, come vediamo qui subito viene applicata con il rigonfiamento e come possiamo vedere insomma è tutto perfettamente naturale. Se torniamo un attimo su oggetto possiamo andare anche ad annullare la prospettiva in modo che il valore tridimensionale con questa particolare texture che abbiamo applicato sia visibile sulla prospettiva di visualizzazione. Torniamo su materiali, ci spostiamo nella parte bassa e qui come vedete, una volta scelto il materiale da applicare come valore tridimensionale, possiamo andare a parametrarlo e a personalizzarlo veramente sotto ogni singolo aspetto, a partire dalla risoluzione fino alla sua ripetizione all'interno della lettera. Possiamo anche decidere i vari colori della pittura, perché questa texture è fatta di diversi colori fino a 4 e noi, grazie all'iconcina della tavolozza che c'è a fianco a ogni voce, possiamo andare a personalizzare tutte le varie singole voci, ottenendo poi un risultato assolutamente customizzato, quindi personalizzato sulla base delle nostre esigenze.
come possiamo vedere abbiamo ottenuto un risultato completamente diverso da quello di partenza. Lo stiamo personalizzando e adattando a quelle che sono le nostre esigenze, ma andiamo avanti. Più in basso abbiamo la possibilità di rendere molto più rugoso e quindi realistico l'effetto della vernice attraverso questo parametro rugosità pittura. Questo ci permette di rendere visibili o più o meno visibili i riflessi della luce. Il pattern, cioè appunto il disegno, la trama che popola la lettera, può essere regolato nella sua intensità e nella sua distribuzione delle varie forme grazie a questo parametro. Abbiamo poi l'intensità dell'alternazione motivo, cioè il motivo, quindi la trama, può essere alternato muovendo questo parametro. Infine la densità della macchia, come vedete, essendo un pattern di questo tipo, è popolato da macchie e noi possiamo andare a modificare questo parametro grazie a questo valore. Spostandoci ancora un po' più basso vediamo il valore posizione che ci permette di andare a spostare sull'asse orizzontale o sull'asse verticale il pattern all'interno della lettera oppure eventualmente andarla a ruotare. Tutti questi parametri, muovendoli a nostra discrezione, ci permettono di ottenere nuove ed innovative soluzioni a quelle che stiamo creando in corso d'opera. Continuando c'è la voce parametri tecnici che ci permette di andare a aumentare o diminuire eventualmente la luminosità. Attenzione sulla luminosità perché a breve vedremo proprio una finestra dedicata alla personalizzazione degli effetti luce sulla lettera. Eventualmente possiamo andare ad aumentare il contrasto e fondamentale la voce scostamento tonalità, nel senso che adesso noi abbiamo parametrato il pattern, lo abbiamo caratterizzato, abbiamo modificato la distribuzione delle forme che lo compongono all'interno della lettera, abbiamo già attribuito dei colori al materiale, possiamo andare a scostare la tonalità attraverso questa barra. Chiaramente andando avanti noi abbiamo tutta una serie di soluzioni alternative che sono il risultato di un cambio di tonalità. E come vedete anche in questo caso continuiamo ad avere soluzioni completamente diverse e particolarmente efficaci per quanto riguarda la parte colore. Ovviamente possiamo andare a modificare anche la saturazione, quindi renderlo molto più acceso, molto più spento, eventualmente regolare l'intensità, l'intervallo in altezza, sono tutti parametri specifici delle parti cromatiche, oppure eventualmente intensità occlusione ambientale, che sono valori diciamo così specifici se ci riferiamo a livello 3D in un contesto, quindi in un ambiente dove sono presenti anche altri oggetti. Ci spostiamo ora sull'ultima finestra, che è quella dedicata all'illuminazione, dove possiamo eventualmente associare dei valori di illuminazione predefiniti come quelli messi a disposizione qui nella parte alta, oppure con il mouse andare a spostare il punto luce principale, quindi l'origine, la sorgente della luce, semplicemente con il mouse. Possiamo fare in modo che la luce venga dal lato, oppure dall'alto, oppure dal basso. Ognuna di questi movimenti chiaramente conferisce un carattere, una personalità alla nostra lettera diversa. Possiamo eventualmente andare ad associare un colore alla luce in modo da renderla ancora più personale, oppure lasciare il classico colore della luce bianca. E anche qui chiaramente la luminosità può essere regolata nell'intensità, come vedete, andando a allargare il raggio dell'intensità della luce attorno ai riflessi o andandola a diminuire. Possiamo eventualmente andare a ruotare la luminosità e questo è un elemento molto importante perché ci permette di andare a spostare i riflessi della luce sorgente nei vari punti della lettera. Eventualmente possiamo decidere quanto deve essere alta l'ampiezza dove agisce la luce e quanto deve essere morbido l'effetto sulla lettera, l'effetto chiaramente della luminosità. Possiamo eventualmente andare a stabilire se la luce deve essere una luce ambientale o una luce focalizzata solo ed esclusivamente sull'oggetto. Chiaramente se la focalizziamo sull'oggetto le ombre sarebbero molto più accentuate, se invece lasciamo luce ambientale abbiamo un valore molto più morbido soprattutto nelle parti ombreggiate. Infine l'intensità. Questo è un valore simile al valore dell'intensità della luce che abbiamo visto nella finestra dedicata ai materiali. C'è poi una sezione dedicata alle ombre che eventualmente possiamo decidere di attivare da questo pulsante che ci permette di andare innanzitutto a posizionare l'ombra sotto o dietro. Se per esempio la posizioniamo sotto possiamo poi andare a parametrare il valore della distanza, il valore dei limiti dell'ombra. Insomma, questo è un valore aggiuntivo che possiamo andare a parametrare, non è particolarmente usato perché chiaramente l'ombreggiatura va a condizionare poi anche tutto il resto, tutto il lavoro fatto finora. Dipende un po' da quello che è l'oggetto vettoriale che stiamo cercando di rendere tridimensionale. Se quell'oggetto può necessitare di un'ombra perché magari può andarlo ad arricchire come valore, come plusvalore, allora possiamo eventualmente andare a gestire un effetto ombra come sotto o sopra, chiaramente andandolo a parametrare con
i livelli dei limiti e della distanza. In questo caso a noi non interessa. Il pannello è terminato, resta un'ultima voce, quella del rendering. Infatti se ci spostiamo con il cursore su questo menu, vediamo come Illustrator ci mette a disposizione la possibilità di andare a renderizzare il lavoro svolto finora. Si consiglia quindi di seguire il rendering con Ray Tracing. Questa operazione di calcolo effettuata dal programma ci permette di ottimizzare il risultato prima dell'esportazione. Quindi andiamo a selezionare questa opzione, selezioniamo la qualità del rendering, chiaramente attribuiamo una riduzione del disturbo, dopodiché andiamo a cliccare su rendering. A questo punto il programma farà il suo lavoro. Una volta che avrà terminato, possiamo anche andare a chiudere o a ridurre icona il nostro pannello e la nostra lettera sarà pronta. Chiaramente, se vogliamo andare ad applicare qualsiasi altra modifica, come per esempio ruotare la lettera grazie al cursore che subito compare dopo aver renderizzato, riapriamo il pannello, disattiviamo momentaneamente la modalità anteprima in modo da rendere meno faticose qualsiasi operazioni di modifica. Spostandoci col cursore al centro possiamo vedere come andare a modificare la prospettiva della lettera, oppure spostandoci sul bordo come possiamo ruotare la nostra lettera sostanzialmente in tutte quelle che sono le direzioni possibili. Quando siamo soddisfatti del nostro lavoro possiamo selezionare la nostra lettera, cliccare sul tasto destro, esportare la selezione, dare un nome alla nostra risorsa, una cartella di destinazione e un formato di destinazione che potrebbe essere PNG ad esempio se dobbiamo esportare questo elemento direttamente sul web, oppure un SVG o un PDF per mantenere la vettorialità, chiaramente mantenere anche la possibilità di editare e continuare a editare e modificare questo elemento anche dopo averlo esportato. Dopodiché cliccheremo su Esporta risorsa. Bene, ora anche tu sei in grado di realizzare una lettera 3D con rigonfiamento. Ti servirà soltanto seguire questa tecnica e personalizzarla in base alle tue esigenze. Mi raccomando, non perderti nessun altro tutorial su Adobe Illustrator, Photoshop e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!